Ciao, benvenuto. Oggi andiamo a vedere come funziona un relè crepuscolare con la sonda esterna. Allora, intanto vediamo com'è lo schemino. Noi abbiamo la fase e il neutro, ok? E terra. Allora, innanzitutto va alimentata una centralina, ok? Questa centralina ha bisogno della fase del neutro e poi c'è l'uscita lampada, ok? La lampada ha il suo morsetto. Andiamo alla nostra lampadina che prende sia la fase di comando della centralina che il neutro. In più ha due morsetti dove si va a mettere la nostra centralina esterna, ok? La nostra sonda esterna, scusate. Questo è lo schema. Quindi abbiamo l'alimentazione al quadro generale, la ripartenza del cavo che va alla lampada e la ripartenza del cavo che va alla sonda esterna crepuscolare, ok? Questa è la teoria, ora andiamo a farlo in pratica, ok? Allora, qui abbiamo la nostra linea d'alimentazione, il portalampada, la sonda esterna e la nostra famosa centralina, ok? Allora, questa è la nostra centralina che abbiamo detto che ha l'alimentazione e la sonda. Ora facciamo insieme questo cablaggio e vediamo. Allora, intanto apriamo la sonda. E gli andiamo a collegare due pezzetti di filo, ok? Bisogna essere dei maghi per centrare il buco del morsetto, Allora, la differenza tra questo relè con la sonda crepuscolare con la sonda esterna e il relè crepuscolare con tutto assemblato è che la sonda possiamo metterla in posti diversi senza portarci tutto l'impianto. Questo può essere comodo anche dove abbiamo ad esempio l'illuminazione, abbiamo tutto l'impianto senza stare a portare fuori a 220 con un cavetto e una sonda fuori. Facciamo il nostro nuovo impianto del giardino, magari di casa, ok? Poi detto, attacchiamo la nostra linea d'alimentazione. Fase, neutro e fase, ok?
neutro e fase li attacchiamo anche qui, che sarebbe l'arrivo dell'alimentazione. Ok, poi è rimasto da attaccare il ritorno lampade, o lampada che sia. Ad esempio questa centralina porta 10 ampere, quindi circa 2200 watt. Ora il neutro noi lo prendiamo qui. Il neutro noi possiamo attaccarlo sia alla centralina che direttamente alla linea d'alimentazione. Io per comodità ora la prendo da qui, che sarebbe dove ho attaccato già la linea d'alimentazione, così. Ora questa la chiudiamo un attimino, diamo corrente e si è accesa. Ok, aspettiamo un attimo che si spegne. Ora, se questa centralina è sulla facciata di un appartamento, di un condominio o della villetta di casa vostra, quello che sia, se io la vado a tappare, vedete si è acceso. Col chiaro del giorno, dopo qualche istante, si spegnerà. Sulla centralina di solito c'è questa regolazione qui, dove noi andiamo a regolare la resistenza che fa partire, che fa intervenire la centralina. Quindi se vogliamo che regolare con quanta illuminazione ci deve essere esterna prima che si accendano le luci. E questo è il nostro funzionamento della centralina. Ok, ecco fatto. Per oggi è tutto, ragazzi. Al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!